Niente, ora dovrei dire, non volevo fare questo video e poi propinarvi no, non sono questo genere di persona. Ma come dice questo video, io non ero neanche una lettrice. Oggi vi voglio parlare di ciò più che altro perché una volta ogni tanto è bello poter calare la maschera e mostrare una piccola parte di sé anche a voi tutti. Vero, io ormai dico, vabbè, oggi ho letto questo, vabbè, oggi ho letto l'altro, solitamente però non scendo particolarmente nei dettagli della variegata quantità e qualità di libri, perché sostanzialmente io sono diventata una lettrice in tempi abbastanza recenti e devo dire che questa scoperta, poi in seguito passione, mi ha aiutato e mi sta aiutando anche ora in momenti che possono sembrare inaffrontabili, e io ho scoperto di avere questa passione. Era un po' intrinseca quando ero un po' bambina. L'unico problema è che mamma, quando io avevo 6 anni, mi comprava il Geronimo Stilton. Mamma è un'archivista, quindi mia madre ha sempre avuto un'enorme passione per i libri, maggiormente però erano o i thriller o i gialli. Mio padre è grande fan di Arthur Conan Doyle, mia madre è grande fan di Agatha Christie. Al giorno d'oggi mia madre e mio padre potrebbero essere tranquillamente i protagonisti di uno di quei libri romance che vanno un sacco su TikTok, ve lo giuro. Stessa cosa con i libri, perché d'altronde quando io poi arrivavo, ma sai mamma, voglio leggere qualcosa, non è che faceva una valutazione età libro, c'è la libreria, leggi qualcosa. Quindi io, ragazzi, non vi sto scherzando che il primo libro che io ricordo di aver letto fu Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle, perché 10 piccoli indiani mi aveva messo inquietudine. In seguito, quando io poi appunto andai a scuola, avevano quel bellissimo libro di Geronimo Stilton che strofinavi e sentivi i profumi o le puzze, gli odori comunque in generale. E Gesù, quanto avessi bramato uno di quei dannati libri, di quel dannato topo, che poi alla fine erano pure gialli in un certo qual modo. Mamma, ti prego, perché non mi hai preso i Geronimo Stilton? Li avrei fatti buchi sulle pagine, ho forzato ad orare. Mai avuti, ragazzi, mai avuti. Al che il barlume di coscienza lo ebbe mio padre, regalandomi il libro di Scooby-Doo. Ragazzi, era uno dei miei libri preferiti. Ce l'eravamo letti tutti a casa. Io me l'ero letto Dio sa solo quante volte. Mia madre se l'era letto perché era bello, mio padre se l'era letto perché era bello, è rimasto nel cuore. Arriva appunto l'età scolastica in cui gli insegnanti davano i libri ai ragazzi per l'estate, le cose. Ragazzi, io ho odiato i miti, li odiavo perché ero costretta a leggerli. Ragazzi, non li sopportavo, me ne fregava proprio un accidente di questi uomini tutti muscolosi e oleati che andavano in cima all'Olimpo a scassarsi di botte. Non mi frega niente. No! E poi gli dovevo pure spiegare, gli dovevo fare i riassunti, e quindi con mia madre ci facevamo i club del libro a leggere sti benedetti miti greci. Ragazzi, io non li sopporto. Quindi torniamo indietro. Le vacanze estive di non mi ricordo quale anno, mi ricordo solo che ero alle scuole medie perché io me ne andai da mia nonna che abitava nella città vicina. Quindi comunque poi mi adeguavo anche ai suoi orari parecchi adulti, e quindi mi portavo qualcosa da fare quando non c'era lei. Voglio portarmi un libro. Possiamo ripetere quello che disse mia madre. Là sotto c'è una libreria, prendi quello che vuoi. E lì eravamo al punto in cui mia madre scoprì Ken Follett e Dan Brown. Ragazzi, a casa mia divennero Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Ken Follett e Dan Brown. Basta, niente, fine, nada, non c'era niente. Qualche topolino di tanto in tanto perché se lo comprava quando andava al mare. Basta. Mamma, 12 anni avevo, ma mi puoi consigliare Dan Brown? Cioè, bello, pure scorrevole come è stato Dan Brown. Io ancora a 15 anni che faccio l'applauso al traduttore di Dan Brown, all'adattatore. Il simbolo perduto perché d'altronde ormai avevo già letto il Codice Da Vinci, Angeli e Demoni. Con mia madre li leggevo, con mio padre andavamo a guardare il film, ormai l'Unplanned. Quindi loro hanno cresciuto con questa figlia che ha 14 anni. Ragazzi, a 14 anni ho comprato il mio primo libro, a 14 anni, il secondo libro a 26. Cioè, no, non ha senso la mia carriera letteraria, non ha senso.
A 14 anni con una mia amica c'era questa bellissima libreria piccola, ora è diventata la Ubic, quindi ciao Ubic di casa mia. Ora di comprare il mio primo libro io sono rimasta rimbambita davanti a questa mole di libri e io che non capivo cosa mi potesse piacere, io andavo a prendere Zanna Bianca, cioè ma erano queste le letture. Normale che a me non mi piaceva leggere, ma con tutto il rispetto per sti libri, ma erano veramente dei mattoni. Che cos'è che presi secondo voi? Bypassai la sezione fantasy, bypassai la narrativa, ti vai a prendere un libro tutorial, Le storie nere di Edgar Allan Poe. Quello fu il primo libro che io mi comprai. Grazie alla storia del gatto nero, io provai l'inquietudine che ti danno davvero degli horror scritti bene. Cioè io ricordo che chiusi questo libro, restai a guardare un punto fisso, ero diventata Jim di The Office. Oh, io voglio sapere come va a finire, io stanotte non voglio dormire. Finì di leggere questo libro. Dici, ti è piaciuto leggere? Ne avrei preso un altro. No. Io per 10 anni, me lo dico senza vergogna alcuna, non ho letto manco le istruzioni dell'Ikea per montarmi il tavolo di là. Io avrei voluto tantissimo avere quella libreria piena, straboccante di libri, che mia madre quando tornava a casa diceva ma questi ora dove li metto? Io niente, io non riuscivo completamente a leggere. Fino a quando arrivano dei periodi un po' più bui. Attraversai nel gennaio del 2021, c'era ancora una mezza situazione Covid, comunque eravamo usciti dal Covid bene ma non benissimo, avevo sviluppato gli attacchi di panico, mi erano rintensificati gli attacchi di ansia, mi ero trovata al punto che io non riuscivo a discernere bene nel giorno né la notte. Dormivo quando il mio corpo aveva bisogno di dormire, tra parentesi tutto il giorno, mangiavo se il mio corpo decideva che io avessi bisogno di mangiare, tra parentesi quasi mai, cadevo in una catarsi inamovibile. Dove mi lasciavi mi trovavi, non potevi perdermi, perché a malapena mi trovavo io. Diciamo che feci preoccupare un paio di persone. Quello che purtroppo doveva sopportarmi e supportarmi, porello, era Marco. Io non mi sentivo capace di far niente, non mi sentivo capace di disegnare, non mi sentivo capace di videogiocare, non ero se guardavo una serie TV mi sentivo di buttare del tempo e allo stesso tempo era praticamente un circolo vizioso senza fine. Stavo lì fissa a guardare la serie TV, era del tempo occupato, era del tempo che io non passavo in un qualche modo da sola. Sì, ero sola, ma non ero sola con la riunione di condominio che c'era nel frattempo nella mia testa. Però naturalmente la gente di fuori che mi guardava mi diceva: tu non stai a fare niente. E lì io iniziai a leggere per rabbia, perché io ero stufa di sentirmi dire dalle persone: anche oggi non hai fatto niente. No, io non ho fatto niente, io ho letto, io ho studiato, perché la lettura veniva tipo meglio vista piuttosto che starsene scravaccato davanti alla televisione con gli occhi rossi e gonfi ad aspettare. Quindi io iniziai a leggere e lì io passai da 0 a 100, baby K ragazzi, da 0 a 100 in un giorno. Forgiata dai mattoni polacchi, il primo libro che io decisi di leggere, che è un libro stupendo che io mi porterò per sempre dentro al cuore, è Noi i ragazzi dello Zoo di Berlino. Noi i ragazzi dello Zoo di Berlino è un libro estremamente pesante, estremamente profondo, perché è una biografia, è una storia reale, è una storia enormemente triste, cioè per me è una grande storia. Tutto iniziò da lì. Comprai questo libro in libreria, arrivai a casa e lo iniziai a leggere. Per farvi capire, io non avevo bisogno di mangiare, io non avevo bisogno di andare in bagno, io non avevo bisogno di dormire. Se le mie voci non parlavano, io chiusi quel libro, io avevo tirato giù quelle che sono forse 500 pagine, 600 pagine. Non mi nutrivo, non bevevo. Funzioni vitali? 2. Cioè il respiro, inspira e espira. Queste erano le mie 2 uniche funzioni vitali. Chiuso Noi ragazzi dello Zoo di Berlino, io mi ritrovai di nuovo persa, perché non avevo l'altro e le voci erano ricominciate. Quindi tornai in libreria il giorno dopo e iniziai a comprare libri a caso. Ragazzi, io oggi ho letto veramente di tutto. Quel giorno io tornai a casa con un libro che è una merda, ma è il mio libro preferito e non ha senso. Io mi feci comprare da quella di copertina, una copertina nera con un fonte bianco, un serpente d'oro, bellissima, stupenda. Serpent and Dove, signori. Me lo consigliate? Il primo, poi basta. Dici, ma e poi non so come finisce la storia, ti devi fermare. Se ti vuoi bene ti fermi.
Perché il secondo è la cosa peggiore che io abbia mai letto in tutta la mia vita. Di cose brutte ne ho lette tante. Ma il secondo, che lessi tanto tempo dopo, perché uscì dopo, ragazzi, a me mi ha fatto finire in blocco per 1 anno e mezzo, tanto che io ai tempi pensai, ho detto vabbè, in seguito a quello lessi tante altre cose, il famosissimo La corte di rose e spine e Annessi e fratelli. A me m'han tirato su da quel periodo. Io ho iniziato ad apprezzare il fantasy con quello. Cioè, a casa mia vi dicevo non esisteva fantasy, mai esistito. Iniziai ad apprezzare anche il fantasy, quindi grazie ad Akotar io lessi Il Signore degli Anelli. E gli dici, oh, ora che hai letto Il Signore degli Anelli, dice che Akotar è una merda. No, a me piace. Fine. A me non interessa se magari una cosa è scritta bene o male, sì, certo, un minimo sì, ma deve essere scritta bene per me, ok? Ma a me quello che mi interessa cercare in un libro è il sentimento che c'è dietro. Ma erano tante piccole cose in un periodo molto vuoto, molto buio, che mi tenevano compagnia, quindi smettevano di essere personaggi, diventavano emozioni per me, diventavano dei compagni di viaggio, sia del mio che del loro, quindi io leggevo il loro, ma loro vivevano un po' il mio. Semplicemente sono stati la mia ancora quando il cielo non mi diceva dove andare, quindi sono stati il mio punto fermo e iniziai a scoprire che esistevano tanti generi che a casa mia non c'erano, un po' come quando a 16 anni scoprì che le serie TV non sono tutte gialle, ci sono anche le sitcom. Non sto scherzando ragazzi, quando io ve lo giuro che quando dico queste cose io non scherzo mai. A casa mia si guardavano solo gialli, si leggevano solo gialli. No, esisteva anche How I Met Your Mother, The Office. Ma chi le faceva ste cose? Si stava di Big Bang Theory, chi l'aveva visti mai? Quindi per lo stesso motivo io non avevo idea dei libri che mi piacessero. Letti anche cose che non mi sono piaciute. Sangue e Cenere, infatti lasciai perdere proprio, cioè, il primo. Ma devo dire che era scritto in una maniera talmente tanto scorrevole, per me, per i miei standard, per quello che mi aspettavo, non lo so che mi aspettavo, che io iniziai, come noi ragazzi dello Zoo di Berlino, iniziai la mattina. Lo chiusi la sera, ho detto, ok, sto libro non mi ha dato nulla, non mi ha tolto nulla, ha una mole zero, non mi è piaciuto. Fine. Cioè questo è stato il mio calcolo per Sangue e Cenere, ad esempio. E lì pian piano iniziai ad approfondire le letture. Ai miei tempi c'era appunto la tesina. E io avevo preparato una tesina letteraria con tutto ciò che io ero a un indirizzo odontotecnico. Io portai questa tesina sullo steampunk, perché Marco aveva trovato un vecchio libro in soffitta e me l'aveva dato. Quindi negli anni io di tanto in tanto provavo a leggere qualcosa che alla fine mi piaceva pure. Però lì, cioè, ho detto, che cos'è questa cosa? Infatti, se prima non riuscivo, non capivo, non sapevo quale fosse il mio genere, perché io ero stata cresciuta a pane gialli, come non mi faccio problemi a leggere magari dei manuali di fisica, perché mi piace un sacco la fisica, ma allo stesso tempo mi piace un sacco la narrativa, quindi magari ho letto la famosissima saga del caffè, quindi non è che non mi piace un genere, magari non mi piace un tipo di scrittura, magari non mi piace un determinato autore, magari non mi piace la storia, è giusto anche così, non può piacer sempre tutto. Ho scoperto che leggo tanto fantasy e ho iniziato ad aprire anche le porte al fantasy italiano, cosa che io prima ero un po' titubante nei confronti dei libri italiani. Questo era un limite mio e parlo al passato perché ora è l'ultima cosa che guardo, però inizialmente sentivo come se quelli del mio stesso posto non li facessero belli come gli altri. Posso dire di essere cambiata e questo lo devo dire grazie a Sara Simoni per La Mesmerista. La Mesmerista mi ha fatto cambiare il modo di vedere non solo il fantasy, non solo il fantasy italiano, ma la letteratura italiana. Letture belle, letture brutte, li abbiamo avuti tutti, italiani, inglesi, giapponesi, coreani, quello che volete. Forse tra le letture peggiori che io abbia mai avuto, e l'ho portato a termine solo per un motivo. Cioè avevo Marco che mi faceva il tifo, mi faceva dai ti mancano 5 pagine, forza è l'ultimo capitolo, facevo Marco io mi sono voluta male. My Killer Vacation è un libro terribile, ma ne parleremo un'altra volta. E
Quindi niente ragazzi, sostanzialmente questa è la storia di come io non ero lettrice, ma forse un po' in fondo lo sono diventata. Avevo voglia di condividerla con voi perché poteva essere di aiuto magari per qualcuno che come me sta fisso a guardare uno schermo e magari posso capitargli io, quindi se è così a me fa piacere che ti ho tenuto compagnia e anche voglio dirti che se in qualsiasi momento, in qualsiasi parte della giornata o della vita tu sentissi comunque di avere anche un supporto di una persona silenziosa, di un qualcuno che ti ascolta e basta, trovi il canale delle Ventose, puoi scrivere, ti ascoltiamo, c'è una community anche grande se vuoi conoscere altre persone. Comunque ricordo, sono qua sostanzialmente per dire che non siete mai soli, anche quando lo pensate non lo siete. Volevo appunto condividere questa storia che per me sono stati dei coltelli nella vita che mi hanno punto, mi hanno cicatrizzato e mi hanno ripunto e cauterizzato, che questa storia potesse essere d'aiuto per molti e che questa storia potesse essere d'aiuto per chi si sentisse in quel momento di volerla ascoltare. Io ora l'ho trattata con una leggerezza di chi un po' l'ha vissuta, ha imparato e sa che potrebbe risuccedere e che è risuccessa. Quindi ne parlo senza vergogna, anche senza troppi crismi. Voglio anche un minimo normalizzare per chi non capisce, chi magari non l'ha mai provata, non è che non capisca per rabbia o ignoranza, magari non l'ha mai provata, e per chi invece purtroppo la conosce troppo bene. Come diciamo sempre, noi siamo le Ventose, una cosa che amiamo fare è ascoltare storie, ma anche raccontarle. Io non ve l'avevo mai raccontata la mia storia, quindi questa è la mia storia di come io non ero un lettore.